Salve a tutti e bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il filato Alice della Mistrico Filati. Sono gomitoli da 50 grammi e abbiamo 200 metri di filato. Per quanto riguarda la composizione è 100% microfibra, adatto proprio per questi periodi. Sull'etichetta è indicato usare l'uncinetto del 3 e 3,5. Io andrò a lavorare con l'uncinetto del 3,5. Detto ciò, possiamo iniziare. Prima di iniziare, vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare in tondo, quindi dobbiamo prendere la nostra circonferenza più sporgente. Il punto è multiplo di 27. Nel mio caso sto lavorando una taglia M e ho avviato 162 catenelle, che corrispondono a 90 cm circa. Per quanto riguarda la lavorazione, iniziamo in tondo e poi arriviamo ad un certo punto dove dobbiamo lavorare in giri in linea di andata e ritorno per lavorare lo scalfo e il davanti. Quindi lasciamo la lavorazione in tondo e facciamo la lavorazione in linea. Se avete una taglia più grande della mia, se avete una taglia L, prendete la vostra circonferenza, fate un campione del punto e vedete in 27 catenelle quanti centimetri avete e poi moltiplicate quel motivo per quanti sono i vostri centimetri. Nel mio caso ho 6 motivi. Una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, avviate le vostre catenelle multiplo di 27. Nel progetto originale io ho avviato 162 catenelle. Adesso con un campione vi faccio vedere l'esecuzione del punto e ho avviato 2 volte il multiplo, quindi 54 catenelle. Vado a chiudere con una maglia bassissima con la prima catenella d'inizio. Vado ad avviare la prima riga di maglie alte per creare il bordo di sotto. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, una seconda maglia alta, a fianco 3 e proseguo questo fino a lavorare tutte le catenelle. Terminato il primo giro, vado a lavorare 2 giri alternando una maglia alta a rilievo avanti, una maglia alta a rilievo dietro. Iniziamo e mi alzo sempre con una catenella. Prendo il filo e lavoro la prima maglia alta a rilievo avanti. Vado a fianco e lavoro una maglia alta a rilievo dietro. Vado a fianco, una maglia alta a rilievo avanti. Vado a fianco, maglia alta a rilievo dietro. E proseguo questa lavorazione, questo giro e anche il prossimo giro. Prendo e lavoro la maglia alta a rilievo dietro e maglia alta a rilievo avanti. Una volta che ho lavorato un totale di 3 giri, adesso vado a lavorare il punto. Lavoreremo un giro dal diritto e un giro dal rovescio per far venire il motivo dritto. Iniziamo con una catenella, filo sull'uncinetto e rientro nella maglia sottostante e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro la seconda maglia alta. A fianco una terza maglia alta,
a fianco 4, vado a fianco 5 e a fianco 6. Al termine del giro concludo questo motivo. 2 catenelle di separazione. Salto 4 maglie alte di base, 1, 2, 3 e 4. Nella quinta maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, vado a fianco e ripeto le 2 maglie alte. Nella maglia alta a fianco vado a lavorare 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione. Salto di nuovo 1, 2, 3 e 4. Nella quinta maglia alta ripeto le 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle e nella maglia alta a fianco ripeto il motivo di 2 maglie alte, 1 e 2. A questo punto lavoro sempre 2 catenelle di separazione. Salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia alta sottostante vado a lavorare la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Devo lavorare un totale di 11 maglie alte, quindi 3 già le ho fatte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Devo ripetere il motivo delle maglie alte separate da 2 catenelle. Separiamo sempre il motivo da 2 catenelle. Salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia alta lavoro il primo motivo di 2 maglie alte. 2 catenelle. Nella maglia alta a fianco ripeto le 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle. Salto 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, nella maglia alta a fianco 2 maglie alte, 1 e 2. E adesso ripeto le 11 maglie alte, separando sempre un motivo dall'altro con 2 catenelle. Quindi dobbiamo saltare 1, 2, 3, 4. Nella quinta maglia alta lavoro la prima maglia alta, vado a fianco 2, vado a fianco 3, a fianco 4 e a fianco 5. Con le 6 maglie alte che abbiamo fatto prima abbiamo un totale di 11 maglie alte e questo è il motivo che dobbiamo ripetere. Dobbiamo lavorare il giro numero 2. Qui dobbiamo iniziare a diminuire i rombi. Da una parte dobbiamo diminuire e dove abbiamo il motivo delle maglie alte separate da 2 catenelle, sulle catenelle centrali dobbiamo formare un altro rombo. Quindi dobbiamo diminuire da una parte e aggiungere dall'altra parte. Lavoreremo un giro dal diritto e un giro dal rovescio per far venire il motivo diritto. Quindi giro il lavoro e mi alzo sempre con una catenella e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco, lavoro 2, a fianco 3 e a fianco 4 e a fianco lavoro l'ultima maglia alta saltando
la maglia alta a fianco, 2 catenelle di separazione. Il motivo rimane sempre uguale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Qui tra un motivo e l'altro dobbiamo costruire un altro rombo, quindi sulla catenella centrale lavoro una maglia alta, 2 catenelle, qui abbiamo il motivo, lo lavoriamo normale, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Qui invece ci troviamo sulle 11 maglie alte. Lavoreremo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, però salteremo la prima e l'ultima. Da 11 dobbiamo avere un totale di 9 maglie alte, quindi salto 1, vado a fianco, 2, a fianco 3, a fianco 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il salto, l'ultima maglia alta, 2 catenelle, il motivo così come si presenta, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Separiamo sempre un motivo dall'altro con 2 catenelle. Qui abbiamo le catenelle di separazione e sulla catenella centrale lavoro una maglia alta, 2 catenelle e ripetiamo il motivo così come si presenta di 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco 2, 3 e vado a fianco e lavoro l'ultima maglia alta, che con le 5 maglie alte del giro d'inizio ho un totale di 9 maglie alte e chiudo con una maglia bassissima. E dobbiamo proseguire in questo modo fino a terminare il giro. Lavoriamo il giro numero 3 e giriamo sempre il lavoro. Ci alziamo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco 2, vado a fianco 3 e lavoro la maglia alta a fianco saltando l'ultima maglia alta, questa non la lavoro. E a questo punto da 9 maglie alte dobbiamo avere un totale di 7 maglie alte. 2 catenelle, abbiamo saltato la maglia alta, vado direttamente sul motivo dove abbiamo le catenelle di separazione, lo lavoriamo uguale. Quindi come abbiamo sotto dobbiamo lavorare sopra. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione. Qui dobbiamo aumentare il nostro motivo. Quindi da una maglia alta dobbiamo lavorare 3 maglie alte in totale e lavoriamo una maglia alta sulla seconda catenella, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta sulla catenella a fianco. Stiamo aumentando questo motivo. 2 catenelle, qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Separiamo un motivo dall'altro sempre con le catenelle di separazione. Qui abbiamo le 9 maglie alte,
salto la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro 1, vado a fianco, lavoro 2, a fianco 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle, qui lavoriamo il motivo così come si presenta di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione. Abbiamo la maglia alta centrale, dobbiamo lavorare una maglia alta sulla seconda catenella, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta sulla prima catenella. E anche qui stiamo aumentando. 2 catenelle, ripetiamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle e qui dobbiamo saltare la prima maglia alta e vado sulla seconda, lavoro 1, vado a fianco 2 e a fianco 3. Anche qui abbiamo un totale di 7 maglie alte e chiudo con una maglia bassissima. Questo è il motivo che dobbiamo lavorare. Dobbiamo continuare la lavorazione portando le maglie alte a 1 e poi dopo dobbiamo costruire un altro rombo. Quindi qui diminuiamo e qui aumentiamo fino a portare a un totale di 11 maglie alte. 11 maglie alte è il massimo. Arrivate a 11, poi dobbiamo diminuire fino a lavorare una maglia alta. Andate avanti e continuo la lavorazione. Dobbiamo lavorare il giro numero 4 e dobbiamo sempre girare il lavoro. Ci alziamo con una catenella, maglia alta sulla maglia alta sottostante, vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco lavoro l'ultima maglia alta, saltando sempre la maglia alta a fianco, 2 catenelle. Qui il motivo rimane sempre uguale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione e dobbiamo aumentare queste 3 maglie alte lavorando una maglia alta sulla catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta a fianco, una maglia alta a fianco e l'ultima maglia alta sulla catenella che abbiamo a disposizione. Quindi da 3 maglie alte adesso abbiamo 5 maglie alte, 2 catenelle, lavoriamo il motivo che rimane sempre uguale di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e qui abbiamo un totale di 7 maglie alte e da 7 dobbiamo lavorare 5 maglie alte. Quindi salto 1, vado a fianco, lavoro la prima maglia alta, vado a fianco 2, a fianco 3, 4 e 5, 2 catenelle e ripetiamo la lavorazione come abbiamo sotto. Quindi dobbiamo seguire il lavoro che abbiamo sotto. Qui ci ritroviamo sul motivo che dobbiamo lavorare sempre uguale, non cambia, 2 catenelle e qui invece dobbiamo aumentare lavorando
una maglia alta sulla seconda catenella, maglie alte sulle maglie alte sottostanti e una maglia alta sulla catenella. Quindi da 3 anche qui abbiamo 5 maglie alte, 2 catenelle e ripetiamo il motivo così come si presenta. E andiamo avanti in questo modo fino a terminare la nostra lavorazione. Andiamo a lavorare il giro numero 5. Giriamo sempre il lavoro, mi sono alzata con una catenella e in questo giro dobbiamo lavorare saltando la prima e l'ultima 3 maglie alte. Il motivo come si presenta è qui invece di 5 dobbiamo aggiungere una maglia alta sulla seconda catenella e una sulla prima catenella a disposizione e da 5 dobbiamo avere un totale di 7 maglie alte. Il motivo rimane invariato. Andando avanti con la lavorazione vi viene facile perché abbiamo sotto il motivo e come vedete qui stiamo andando a diminuire. Mi sono alzata con una catenella e vado a lavorare una maglia alta. Ho girato il lavoro, ricordatevi di girare il lavoro e una maglia alta a fianco, 2 catenelle. Quando vado a chiudere lavoro l'ultima maglia alta sulla maglia alta sottostante. Il motivo lo lavoro uguale, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle. Qui dobbiamo aumentare ancora, quindi le maglie alte devono essere 7, una maglia alta sulla seconda catenella, maglie alte su ogni maglia alta sottostante, a fianco una maglia alta, a fianco maglia alta e una maglia alta sulla catenella a disposizione, sulla prima catenella a disposizione. Ora abbiamo 7 maglie alte, 2 catenelle, il motivo così come si presenta, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Separiamo un motivo dall'altro con le catenelle e qui salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, vado a fianco 2 e a fianco 3. Nel giro successivo lavoreremo una maglia alta e abbiamo chiuso questo rombo. 2 catenelle, il motivo così come si presenta, 2 catenelle e anche qui dobbiamo aumentare una maglia alta sulla catenella, maglie alte su ogni maglia alta sottostante, a fianco una maglia alta e sulla catenella l'ultima maglia alta, 2 catenelle, il motivo così come si presenta e abbiamo chiuso questo motivo, 2 catenelle e lavoro, salto 1, lavoro una maglia alta sulla maglia alta a fianco e chiudo con una maglia bassissima. E questo è il risultato. Qui aumentiamo e qui dobbiamo diminuire. Andiamo a lavorare il sesto giro. Dobbiamo girare sempre il lavoro, quindi questa volta lo lavoriamo dal rovescio. Ci alziamo con una catenella e qui vado a lavorare una maglia alta e abbiamo chiuso questo motivo. 2 catenelle di separazione. Qui lavoriamo il motivo come si presenta di 2 maglie alte,
2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, separiamo sempre con 2 catenelle e qui dobbiamo lavorare un totale di 9 maglie alte. Andiamo ad aumentare come abbiamo fatto fino adesso. Una maglia alta sulla seconda catenella, maglia alta su ogni maglia alta sottostante, vado a fianco una maglia alta, a fianco maglia alta, una maglia alta sulla maglia alta e poi l'ultima maglia alta sulla prima catenella a disposizione. 2 catenelle, il motivo come si presenta, 2 catenelle, qui abbiamo 3 maglie alte, dobbiamo sempre diminuire, quindi salto una a destra e una a sinistra e lavoro una maglia alta, 2 catenelle e proseguo questo per tutta la lavorazione, lavorando il motivo come si presenta e qui aumentiamo lavorando una maglia alta sulla seconda maglia alta, le maglie alte su ogni maglia alta sottostante, vado avanti fino a lavorare l'ultima maglia alta sulla catenella a disposizione, quindi qui ho la catenella e lavoro l'ultima maglia alta, 2 catenelle, continuo il motivo dei ventaglietti così come si presenta, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Terminato questo giro e adesso vado a lavorare un altro giro. Ho girato il lavoro e questa volta lavoreremo dal diritto. Con maglie bassissime mi porto al centro delle 2 catenelle di separazione. Quindi vado a camminare sulle catenelle, sulle maglie alte per andare al centro delle catenelle di separazione. E qui inizio a lavorare con una catenella e vado a ripetere sempre il motivo che abbiamo sotto. Alla chiusura vado a lavorare altre 2 maglie alte e vado a chiudere con le 2 catenelle di separazione perché così poi mi trovo sempre a lavorare dalla parte centrale. 2 catenelle di separazione e qui da 9 maglie alte dobbiamo lavorare 11 maglie alte e abbiamo terminato anche questo motivo. Quindi vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta sulla catenella a disposizione, maglie alte sulle maglie alte che abbiamo sotto, quindi riprendiamo le maglie alte che abbiamo sotto e continuiamo la lavorazione. Maglia alta, vado a fianco maglia alta e sulla catenella lavoro l'11ª maglia alta, 2 catenelle di separazione. Il motivo rimane sempre uguale, quindi un motivo che divide un rombo dall'altro rimane sempre uguale. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Qui lavoro 2 catenelle, non lavoro la maglia alta, ma vado direttamente sul motivo centrale e vado a chiudere in questo modo con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Stiamo ripetendo il giro numero 1. Quindi questo è l'effetto che noi avremo. 2 catenelle e anche qui andremo ad aumentare il nostro motivo. Da 9 maglie alte dobbiamo lavorare un totale di 11 maglie alte. Lavoro l'11ª maglia alta sulla catenella a disposizione. 2 catenelle è il motivo così come si presenta. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle e qui ho la maglia alta sottostante, non la lavoro, la salto completamente e vado direttamente dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione e lavoro le 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta del giro d'inizio. E questo è l'effetto che noi andremo ad avere e andremo a lavorare rispettando sempre il motivo che abbiamo sotto. Una volta che abbiamo raggiunto le 11 maglie alte, dobbiamo lavorare come il giro numero 2. Quindi qui andremo a diminuire da 11, porteremo le maglie alte a 9, il motivo centrale rimane sempre uguale e qui lavoreremo una maglia alta sulla catenella centrale e man mano che andiamo avanti con i giri andremo ad aumentare fino a portare le maglie alte a 11, quindi aumentando una maglia alta a destra e una maglia alta a sinistra. E qui invece andremo a diminuire saltando la prima e l'ultima maglia alta e lavorando solo le maglie alte centrali. Però proseguite, vi faccio rivedere come ripartire. Ho terminato il giro, giro e lavoro, entro direttamente al centro della catenella, lavoro una maglia bassa, mi alzo con una catenella e lavoro la prima maglia alta, 1, e vado a fianco 2. Quando vado a chiudere, termino le 2 maglie alte con le 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. 2 catenelle di separazione. Qui abbiamo le catenelle per formare un altro rombo. Quindi sulla catenella centrale lavoro una maglia alta, 2 catenelle. Ripeto il motivo. Quindi qua rientro e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle. Qui abbiamo le 11 maglie alte e dobbiamo diminuire da 11, portare le maglie alte a 9 fino a chiudere e ad avere alla fine una maglia alta, saltando una maglia alta da un lato e una maglia alta dall'altro lato. La prima e l'ultima non la lavoriamo. Vado a fianco, maglia alta, vado a fianco, maglia alta e adesso l'ultima maglia alta e ho un totale di 9 maglie alte. 2 catenelle, il motivo lo lavoriamo così come si presenta, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, qui abbiamo le catenelle di separazione è il motivo centrale che ci divide da un motivo e l'altro, quindi sul catenella centrale vado a lavorare una maglia alta formando un altro rombo. Iniziando a lavorare in questo modo, poi andremo a lavorare gli aumenti da 1 portiamo a 3 e qui da
9 a 7, poi 5, poi 3 e poi 1. Qui invece da 1, poi lavoreremo 3, 5, 7, 9, 11 e poi dobbiamo diminuire di nuovo. Basta seguire la lavorazione che abbiamo sotto e non ci sbagliamo. Ecco come si presenta la lavorazione. È una lavorazione molto bella e particolare, anche se traforata, però sotto con una camicia o una canotta dà un suo effetto. Come vedete, i rombi che si allargano e poi stringono e formiamo altri rombi. Il motivo centrale rimane sempre uguale. Una volta che abbiamo capito il meccanismo, la lavorazione viene in automatico. Quindi lavoreremo il rombo fino a lavorare le 11 maglie alte, aumentando da un lato e dall'altro, e poi dobbiamo diminuire non lavorando la prima e l'ultima maglia alta fino ad arrivare a una maglia alta. E poi andiamo avanti con questa lavorazione fino ad arrivare allo scalfo. Nel mio caso sono 35 centimetri. Adesso non lavoreremo più in tondo, ma in linea. E noi, siccome abbiamo lavorato un giro dal diritto, un giro dal rovescio, il nostro lavoro viene omogeneo. Non si vede che stiamo lavorando il sopra fino ad arrivare alle spalle dal diritto e rovescio, ma è una continuazione del motivo. Dividete il vostro motivo, la vostra maglia a metà e nel mio caso ho diviso in questo modo, lavorando 1, 2 e 3 motivi sul davanti e 3 sul dietro, facendo coincidere anche il motivo delle due maglie alte separate da 2 catenelle. Se casomai voi avete motivi dispari, il motivo in più lo mettete sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno e quindi non vi sbagliate. Una volta che avete diviso, io ho diviso dove ho il motivo e ho un totale di 7 centimetri, ho lasciato 7 centimetri. Mi ritrovo già direttamente sul motivo centrale e vado a lavorare il giro dal rovescio. Entro all'interno, devo lavorare in linea, mi alzo con una catenella e lavoro una maglia alta, una catenella e all'interno 2 maglie alte, quindi vado a lavorare metà motivo. Questo per far venire il motivo diritto. Sempre le 2 catenelle, qui abbiamo il motivo sotto, vedete cosa dovete fare. Nel mio caso devo diminuire, quindi salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, vado a fianco 2, vado a fianco 3. L'inizio e la fine deve essere uguale. 2 catenelle, qui lavoro il motivo come si presenta, 2 catenelle, 2 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Qui invece stiamo aumentando un altro motivo e sulla maglia alta lavoro, sulla catenella lavoro una maglia alta, a fianco una maglia alta, a fianco una maglia alta, proseguo questo fino ad arrivare dall'altra parte dove ho messo il segno per poi ritornare indietro. Vado a lavorare uno scalfo di 18 centimetri, quindi vado a lavorare la spalla fino a 18 centimetri. Qui lavoro sempre le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, qui vado a diminuire. Andate avanti che poi vi faccio vedere come ritornare indietro. Sono arrivata qui a questo punto dove ho l'altro segno e lavoro 2 maglie alte, 1, tolgo il segno, 1 e 2,
una catenella e una maglia alta. E come abbiamo fatto all'inizio, stiamo facendo anche qui. Quindi giro il lavoro e continuo la lavorazione rispettando sempre il motivo. Quindi con una maglia bassissima mi porto al centro di una catenella. Lavoro una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta, catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. E come vedete qui abbiamo la parte che va diritto. 2 catenelle e una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte sottostanti, 2 catenelle e vado a ripetere il motivo centrale che rimane invariato. Qui aumentiamo da 7 a 9 fino a portare a 11 e poi dobbiamo diminuire di nuovo. Quindi qui 1, poi nel giro successivo qui non dobbiamo lavorare, lavoriamo solo le 2 catenelle e attacchiamo un motivo con l'altro. Andiamo avanti, nel mio caso lavorando mi alzo per 18 centimetri. Se voi avete uno scalfo, una spalla più profonda, andate a lavorare fino ai 20-22 centimetri. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Per quanto riguarda lo scalfo, mi sono alzata per un totale di 17-18 centimetri. Per quanto riguarda sulle spalle ho calcolato 6 centimetri da un lato e vado a cucire con ago e filo come già fatto qui e 6 centimetri dall'altro. I centimetri che rimangono sono la scollatura del collo e in totale ho 27 centimetri. Mi piaceva quando l'ho indossato questa scollatura. Se a voi non piace la scollatura così ampia, vi trovate il centro e vi spostate da un lato e dall'altro i centimetri che sono ideali per la vostra circonferenza. Calcolate che deve entrare la testa. Diciamo che un'apertura ideale è intorno ai 20-22 centimetri, quindi poi sta a voi quanto volete lasciare. Adesso ho girato dal rovescio e vado a cucire prendendo sia il dietro e il davanti con piccoli punti, quindi vado a bloccare bene il filo, nascondo anche la codina e continuo la lavorazione con questi piccoli punti, prendendo sia le asole del davanti che le asole del dietro. Una volta che ho cucito sulle spalle ho girato dal diritto e questo è il risultato. L'indosso l'avete visto nell'anteprima iniziale. Molto bello e come vedete il punto è molto traforato e molto anche lavorato. Se casomai voi volete realizzare le maniche, vi conviene lavorare le maniche visto che il corpetto è molto traforato con delle maglie alte. Quindi riprendete intorno allo scalfo le maglie e lavorate le maglie alte. Se lo scalfo è molto profondo, qui sotto fate delle diminuzioni. Io non ho voluto realizzare le maniche perché mi piaceva l'effetto dello scalfo. Sopra allo scollo non ho rifinito, ho lasciato andare il punto come va e come avete visto è molto bello e particolare, con sotto una camicia o potete mettere anche una canotta e sopra una giacca, quindi potete usarlo anche come sottogiacca. Per quanto riguarda la lunghezza sono all'incirca 50 centimetri. Questa è una taglia M, per me è comoda. Per questo gilet ho utilizzato 150 grammi, però se volete le maniche e volete una taglia più larga vi conviene prendere almeno 2 o 3 gomitoli in più. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto e ci vediamo a presto con altri tutorial. Grazie per la visione e ciao!